Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Vi ricordate questa webcam che già abbiamo visto all'interno del video dello scanner Cyclops? Se ve lo fosse perso ve lo lascio qui in alto. Poiché con quell'articolo c'è stato poco da fare, oggi vediamo come andare a risparmiare centinaia di euro comprando webcam già predisposte per gli incisori laser, utilizzando una normalissima webcam che potete già avere in casa. Come vi ho detto nel video precedente, utilizzerò degli spezzoni di profilo Bosch e alcuni componenti che ho stampato in 3D. Per snellire la visione vi salterò tutta la parte di disegnazione, vi farò vedere semplicemente il risultato che ho ottenuto dopo la disegnazione e alcune fasi della stampa. Mettiamoci all'opera. Ora vi spiegherò velocemente i pezzi che ho disegnato e vi dirò in che parte del progetto verranno utilizzati. Questo è il supporto di base, tramite questi due fori verrà avvitato sulla base di legno che mantiene tutto il layout dell'incisore laser. Qui andrà un pomello, questo qui, che una volta serrato mi andrà a mantenere il palo portante di tutto il braccio che andrò a realizzare. La struttura sarà pieghevole in verticale, poiché dovrò raggiungere un'altezza almeno di 50 cm. Mi occorrerà sdoppiare il palo verticale e quindi utilizzerò questo giunto sempre tramite due pomelli. Questo invece è il giunto principale nel quale andrà innestato il profilo che manterrà la webcam. In questo scanso arriverà il secondo tratto di profilo Bosch e tramite questi due giunti mi farà un movimento laterale e verticale in modo da poter chiudere il braccio orizzontale completamente a fianco alla struttura dell'incisore. E questo sarà il tappo che monterà dall'altro lato di questo supporto e saranno quelli che manterranno il braccio della telecamera. Ora stampo tutti i supporti necessari per il progetto, dopodiché vediamo l'installazione. Inserisco sulle varie strutture tutti i dadini per inserire i pomelli di serraggio. E inserisco i bulloncini sui vari pomelli. Assemblo i vari pezzi della struttura che manterrà il braccio della webcam. Per evitare di avere tutto questo ingombro sul braccio della webcam mi tirerò fuori solo la scheda e andrò a stampare una scatoletta dedicata. Misuro gli spazi vicino all'incisore per capire quanto devono essere lunghe le varie sezioni di profilo Bosch. E taglio la barra secondo le misure rilevate.
Aiutandomi con le parti stampate, traccio sui profili Bosch le posizioni delle forature. Sulla testa dei vari profili di alluminio vado a creare uno scarico per adagiare la guida di allineamento che ho creato sulle stampe. Per consentire alle sezioni di alluminio di girare all'interno dei supporti, devo creare uno scarico a 45 gradi per favorire il movimento. Sempre aiutandomi con i profili stampati, vado a tracciare le posizioni delle forature. Una volta installati i pomelli, il movimento è corretto. Ripeto la stessa operazione con il supporto di base. E verifico che tutto sia allineato e che funzioni correttamente. E nel frattempo è finita anche la stampa della scocca della webcam. Come potete vedere, anche su questo supporto ho stampato un foro di sezione quadrata 20-20 nel quale andrò a inserire un pomello per bloccare la testa della webcam sul profilo Bosch. Il circuito calza perfettamente all'interno della scocca, lo fisso con 2 punti di colla a caldo per non farlo muovere. Per mantenere insieme i 2 supporti del profilo della webcam utilizzo una barra filettata M5. Ultimo test funzionale e installo tutto sul pannello del layout. Ed eccoci amici, in questo video vi volevo far vedere anche come si setta la telecamera per poterla utilizzare con il laser. Infatti avevo stampato anche il foglio con i pallini, però fa un caldo nel laboratorio che non si può proprio più stare, quindi penso di riuscire a realizzare massimo altri 2 video prima del fermo estivo.
L'altezza della telecamera dal piano di lavoro varia dal tipo di telecamera. Come potete vedere qui in sovraimpressione, in base al tipo di telecamera l'altezza varia, quindi in base alla vostra telecamera scegliete l'altezza di lavoro corretta. L'unica modifica che dovrò portare a questi disegni è su questo snodo centrale, che ho dimenticato di inserire l'incasso per l'esagono, quindi ho provvisoriamente inserito un dadino normale. Ora lo ristampo e lo vado a sostituire. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per rimanere aggiornati con i prossimi contenuti. Ricordatevi sempre dell'estrazione della troncatrice Ryobi a 1000 iscritti. E se volete vedere come calibrare questa telecamera con i vostri incisori laser, ci vediamo sabato prossimo. Ciao!